Quando pensiamo al treno, pensiamo ad un mezzo di trasporto sicuro, veloce ed ecologico. Tuttavia, la storia ferroviaria italiana è costellata di incidenti tragici, che hanno causato morti, feriti e danni ingenti. In questo video vi racconteremo i 10 disastri ferroviari peggiori d'Italia, scoprendo una parte oscura e drammatica della nostra storia nazionale. Preparatevi a rimanere scioccati e commossi da queste storie di dolore e coraggio. È il 5 gennaio del 1960 quando il treno 341 della linea Sondrio-Lecco-Milano, partito da Lecco alle ore 7:10 e diretto a Milano, deragliò all'altezza del sottopasso ferroviario di Viale Libertà, allora ancora in costruzione. L'incidente fu attribuito alla fitta nebbia di quel giorno e alla elevata velocità del convoglio in quel tratto che doveva essere percorso a passo d'uomo. L'incidente provocò la morte di 17 persone e ne ferì 124. È il 7 gennaio 2005, un giorno di fitta nebbia. Due treni, uno passeggeri e uno merci, avanzano in senso opposto sulla ferrovia Bologna-Verona, in un tratto a binario unico. A causa di errori umani, i due convogli non si fermano al posto di movimento di Bolognina di Crevalcore, dove avrebbero dovuto incrociarsi senza scontrarsi. Si sfiorano a 120 km/h, si agganciano e si distruggono. Il bilancio è tragico, 17 morti e 80 feriti. È il 15 febbraio 1953 quando il treno diretto numero 816 Bari-Napoli deraglia nella stazione di Benevento, a causa dell'eccessiva velocità, a seguito di un malfunzionamento dell'impianto frenante. Il deragliamento causò la morte di 22 persone e il ferimento di 70. Questo evento fece capire il vero stato delle ferrovie italiane dopo la guerra. È il 27 novembre 1942 quando accadde l'incidente ferroviario di Nocera Inferiore sulla ferrovia Napoli-Salerno nei pressi della stazione di Nocera Inferiore. L'incidente fu causato dall'urto tra il treno merci TM1692 e la tradotta militare ML3410. Il bilancio fu di 28 vittime e diversi feriti. È il 21 novembre 1980 quando si verifica uno dei più gravi incidenti ferroviari della storia italiana, il disastro ferroviario di Eccellente, noto anche come sciagura ferroviaria di Lamezia Terme. A causa della rottura di un tenditore, un treno merci si spezza in due tronconi e 28 carri si fermano lungo la linea. Poco dopo, due treni passeggeri si schiantano contro i vagoni fermi, deragliando e provocando una strage. Il bilancio è di 28 morti e 117 feriti. È il 29 giugno 2009 quando si verifica una tragedia a Viareggio, in provincia di Lucca. Un treno merci che trasporta GPL deraglia nella stazione della città e una delle cisterne si rompe, liberando il gas che si incendia ed esplode. L'esplosione provoca una scia di distruzione nel quartiere adiacente alla ferrovia, uccidendo 32 persone e ferendone oltre 100, tra cui molti bambini. Le indagini stabiliscono che la causa dello svio è stata il cedimento dell'asse di un carrello del primo carro. È il 15 aprile 1978 quando si verifica uno dei più gravi incidenti ferroviari della storia italiana, il disastro di Murazze di Bari. Due treni, l'Espresso 572 bis Bari-Trieste e il Rapido 813 Freccia della Laguna, si scontrano violentemente a causa di uno smottamento provocato dalle piogge. Il bilancio è tragico, 48 morti e 76 feriti. Tra i sopravvissuti, la squadra di calcio del Verona, che viaggiava sulla Freccia della Laguna e si salvò per un colpo di fortuna. È il 31 maggio 1962, quando si verifica uno dei più gravi incidenti ferroviari della storia italiana. Un treno merci, che viaggia a velocità eccessiva, entra nella stazione di Voghera nonostante i segnali di stop e si scontra con un treno passeggeri in partenza per Genova.
L'impatto è devastante. Il locomotore del treno merci si incunea nell'ultima carrozza del treno passeggeri, uccidendo 64 persone sul colpo e ferendone altre 40. È il 23 dicembre 1961 quando si verifica l'incidente ferroviario della Fiumarella. Un treno delle ferrovie calabro-lucane deraglia sul viadotto della Fiumarella, a pochi chilometri da Catanzaro. Il rimorchio si stacca dall'automotrice e cade nel torrente sottostante, dopo un volo di 47 metri. A bordo del rimorchio ci sono 99 passeggeri, quasi tutti studenti pendolari diretti a Catanzaro. Il bilancio è drammatico, 71 morti e 28 feriti. È il 3 marzo 1944 quando il treno merci 8017, partito da Napoli con destinazione Potenza, si ferma nella Galleria delle Armi, vicino alla stazione di Balvano Ricigliano, in provincia di Potenza. A bordo ci sono centinaia di passeggeri, quasi tutti campani, che cercano di sfuggire alla fame e alla guerra. Il treno rimase bloccato per ore nel tunnel, rilasciando elevate quantità di gas tossici. Quando arrivano i soccorsi, trovano una scena agghiacciante, oltre 600 cadaveri morti asfissiati.